Ora però ripartiamo al volo che come sempre abbiamo fatto tardissimo, è l'1:20 e abbiamo 4 ore e 21, 321 km, ma dobbiamo fare anche la dogana. Adesso al volo la strada a ritroso, poi la strada principale che ci porta al confine brasiliano. Gli amici che ci aspettano. Perrito! Questo è il pezzo di strada che abbiamo fatto ieri sera di notte arrivando a Pueblito. Per tornare sulla strada principale bisogna ripercorrere la stessa strada. Il cielo pian pianino si sta aprendo e le previsioni mettono caldo. Ora però voglio ricordare che è freddo barra freddissimo, cosa assolutamente anomala da queste parti in questo periodo. Molto sopra il tropico del Capricorno, che significa caldo. Arrivati alla strada principale, ora da capire se lungo la strada troviamo dei distributori di benzina. Io ci ho buttato un occhio, ma qua vengono segnalati dei distributori che poi non sono aperti. 300 km da fare per arrivare alla struttura, ma la dogana dovrebbe essere intorno ai 200 km, metà serbatoio, ma anche una tanica piena di benzina di scorta. Quindi vediamo se lungo la strada troviamo qualcosa. Perro in ruta? No, Perri. E dopo 80 km questa strada sembra finire direttamente dentro al mare. Vedere tutte queste piante ci rincuora. Il nostro pianeta ha ancora parecchie riserve, speriamo di non sfruttarle tutte in pochissimo tempo, anzi cerchiamo di salvaguardarle. E se proprio ne avete voglia, nel nostro piccolo salvaguardate anche noi. Se potete mettete il mi piace a questi video, commentate, ve lo diciamo sempre, però ricordarlo non costa nulla, salvaguardate anche noi. In teoria fra 5 km si è magna, quindi pensiamo positivo. 25 km con la riserva, siamo partiti da oltre 150 km. Eccolo il paese, lo vedo spuntare dalla cartina sul navigatore. Come San José di ieri, la strada continua sulla sinistra a scorrimento veloce, la bioceanica, ma noi entriamo all'interno. Bienvenido a El Carmen. E a 3 km ci dovrebbe essere il distributore di benzina, mentre sin da subito inizia anche qua il mattonato. Cioè questi ragazzi si sono fatti 3 km di mattonato invece di fare l'asfalto. Io tante volte mi faccio delle domande e non trovo le risposte, non so se voi le avete, semmai lasciatele nei commenti. La semplicità della vita di questi posti qualche volta è un po', come dice spesso Francesco, disarmante. Galline che vi danno il benvenuto. Perri. Qua in fondo dovrebbe esserci la piazza Enorme, scritta il Carmen, sempre colorate, alberi enormi di secoli e secoli. Probabilmente stiamo andando per la direzione giusta, però non ci sono più cartelli e indicazioni del distributore di benzina. Dovrebbe essere in fondo a sinistra, però dai, non è proprio messa malissimo il Carmen. Ora faccio come sempre, seguiamo la cartina, quindi andiamo a sinistra, anzi torniamo indietro. La traversa dovrebbe essere questa, c'è un po' di sabbia. A volte se non lo si vede con i propri occhi quasi che non ci si crede. Quasi fanno una partita a carte con la cerveza. Attenzione, proprio sabbia, sì. Oh mamma. Dovrebbe essere qua sulla sinistra. Mi dice che è qua, io non lo vedo. Queste sono quelle cose che bisogna chiedere. Dentro de acá de aquí, ¿Sí? va a topar la carretera y le manda a la mano izquierda. Izquierda. Ah, eccolo un altro. La carretera principale. Se puede acá, acá, acá. También le tira recto y va a volver otra vez al lado derecho. Sì, perfetto. Atrás otra vez, sí. Vamos, grazie. Quindi andiamo sulla strada principale e poi torniamo leggermente indietro. Perro. Poi c'è un supermercato qua. Dai, il Carmen è molto più fornito rispetto al paesino di ieri sera. Sì, è anche molto più grande e tutta la vita si svolge fuori. Sono grandi patio. Ok, adesso arriviamo fino in fondo e poi si torna indietro. Infatti a 1 chilometro. Questo è praticamente l'ingresso sud di El Carmen. Adesso dovremmo averlo quasi lungo la strada. Eccolo là in fondo, già l'ho visto. C'è un po' di fila. Andiamo a vedere, sono camion. Noi dobbiamo andare di là. Dobbiamo metterci in coda. Ok.
Gasolina là in fondo. E ora mentre aspettiamo facciamo pranzo con le empanada che abbiamo preso questa mattina a colazione. Sì, le ragazze le avevano preparate e adesso è il nostro pranzo. Una l'abbiamo offerta ai cagnolini sul Mirador che veramente non se la passavano molto bene. Il resto le mangiamo noi. Siete curiosi di vedere il pranzo? Dite la verità che avete voglia anche voi. Come una matriosca, sacca su sacca su sacca. Ci sono un po' acciaccati, però dai. Potete aprire il frigorifero. Buona. Empanada con queso. Ottima. Stiamo aspettando. E c'è diversa gente con le taniche per riempirle che facciano anche da scorta. Probabilmente non sempre è disponibile la gasolina, la benzina, o comunque fanno da scorta perché sono abbastanza distanti da qua. Ci hanno fatto dei problemi perché non ci caricavano la benzina direttamente in moto, solo con le taniche e solo dalle 4 alle 6. C'è stata una discussione, ci sono dei signori che si sono offerti di comprare la benzina per noi con la tanica e poi la caricheremo. Solo qua è successo, non è successo in tutta la Bolivia. Hola, tengo un problema por cargar la gasolina. Io tengo il papel della aduana. ¿Pero cómo carga? ¿Precio subvencionado? No, Precio internacional, precio internacionale. como siempre. Siempre hacemos así en todo el territorio de Bolivia. No es Nacional, posible 8 es 68. Está bien así, tenemos que ir en Brasil. ¿Se puede? Lo que pasa es que ese es un puesto de venta. Ellos no tienen placas internacionales. Tenemos restricción por el precio, pero no tenemos restricción por la gasolina, no es posible. Es una gasolinería, es un puesto de venta, no es Bueno, un puesto pequeño. Entonces su sistema ellos no tienen para typear placa internacional. O sea, el puesto de venta bueno, entiendo, pero cerca del límite con Brasil, ¿dónde podemos cargar? viene para Puerto Suárez o salió de Puerto Suárez, Puerto Viejo. No, vamos a Vamos. Porto. Para llegar a una próxima estación de servicio que queda en Puerto Suárez son 100 kilómetros. Per 100 nosotros kilómetros. è un problema. Bueno, por ahora, gracias. Se la cargo en el carnet, se la paso. Buenas tardes. C'è stato un ragazzo che si è offerto di caricare con il suo documento le nostre taniche e poi ripartiremo. Abbiamo fermato un po' tutto il distributore. Il fatto è che questo distributore è solo vendita, non è un distributore di benzina e questo problema si è creato solo qua. Ma per raggiungere un vero distributore di benzina mancano ancora 100 km e noi non abbiamo benzina a sufficienza. Abbiamo anche parlato con la polizia boliviana che era intervenuta perché si era un po' creato un attimo di caos nel posto. Quello che avremmo potuto fare, o meglio quello che alla dogana tra Cile e Bolivia avrebbero potuto fare gli operatori della frontiera, era di fornirci una mappa per sapere dove poter comprare sicuramente il carburante. Abbiamo dato il consiglio che forse la Bolivia potrebbe fare questo, nel senso fornire tutti gli stranieri di una mappa per non rischiare quello che abbiamo rischiato oggi noi. Tutto bien? Sí, ya está bien. Questo è il ragazzo che ci ha aiutati veramente e sono bolivianos, no? Sí, sí, boliviano. Sono boliviani e noi li ringraziamo infinitamente da parte di tutta l'Italia e di tutti gli stranieri che verranno in Bolivia perché è bellissima da vedere. Muchas gracias per tutto. No. Ci ha aiutato perché ha preso lui il carburante e ci ha permesso di caricarlo. Otro lato. Sì, otro lato. Vale? Adesso tengo una figura. Ok. Ah, hay que presionar, ¿no? Sì. Il ragazzo ce la voleva anche regalare per il disguido, però noi gli abbiamo regalato 100 boliviano che a grandi linee a 800, 12 litri invece ne abbiamo presi 7, 12 litri a prezzo internazionale, noi abbiamo presi 7,4. Va bene così, noi non pretendavamo nulla di particolare, però il ragazzo è stato gentile ad offrirsi, si è interessato proprio alla causa perché aveva dispiacere che la Bolivia potesse fare una brutta figura riguardo ai turisti. Non è affatto così, però è un po' da migliorare. Così abbiamo due taniche, una l'avevamo prima, quasi 11 litri, dobbiamo fare 100 km per il prossimo distributore, possiamo andare anche a 200 all'ora. Benzina fatta, ma mentre riponevo le taniche mi sono accorto di questa cosa. Il cardano che perde olio, sicuramente si sarà rotto il paraolio, però da quel che vedo la perdita è abbastanza leggera, quindi provo a proseguire, ogni tanto controlliamo.
Bene, ora despacio, perché anche la polizia boliviana ci ha detto che la strada per arrivare a Quijarro, al confine col Brasile, è fea, è brutta, però in un'ora ce la dovreste fare, quindi dovremmo essere in tempo. A me onestamente, se ce la facciamo o meno, non interessa più di tanto. Quello che ora mi preoccupa è il paraolio del Cardano, perché se perde poco non ci sono problemi, si inizia a perdere di più, il problema è riperirlo qua un paraolio, quindi non esageriamo con la velocità e andiamo tranquilli, ogni tanto controllo, speriamo bene. Comunque, per mia esperienza, non voglio dire nulla, ma non dovrebbe creare grossi problemi, perché appunto il Cardano tiene 200 ml d'olio, se perde qualche goccia non fa nulla. Poi magari in Brasile, su una città grande, vediamo il da farsi. Vi anticipo, perché sicuramente qualcuno lo scriverà nei commenti, questo è il lato negativo del Cardano rispetto alla catena. La catena, meno male, si stressa, si stira, però ti porta a casa. Se hai un problema serio al Cardano, invece le cose sono diverse. Questo non è un problema serio, però comunque sempre da tenere sotto controllo. E sembra che questa restrizione che hanno messo negli orari, soprattutto perché potevamo caricare con le taniche solo dalle 4 alle 6 del pomeriggio e loro lo possono fare ogni giorno solo in questo orario. Dicevo, sembra che queste restrizioni siano dovute proprio ad un controllo maggiore per il narcotraffico, perché nelle situazioni come quella dove ci trovavamo, cioè nelle situazioni di campagna dove ci sono dei distributori così piccoli, i narcos possono venire, insomma, prendere benzina in qualsiasi momento per la produzione di quello che serve a loro. Quindi lo Stato boliviano, che purtroppo, come abbiamo già detto, si trova a livello mondiale come terzo produttore di cocaina, ha cercato di mettere un limite proprio mettendo questo tipo di restrizione. Questo è quello che la polizia ci ha detto, noi lo prendiamo per vero, ognuno di voi potrà farsi una propria idea e magari scriverlo nei commenti. Comunque, oltre alla strada di Tolar Grande, dove le taniche sono state fondamentali, anche in questo caso sono state fondamentali. Potevamo aspettare che gli altri residenti riempissero le loro taniche e magari ci vendevano la benzina, quindi alla fine anche in questo caso si poteva fare a meno, però comunque in questo viaggio avere delle taniche di riserva fa sempre molto comodo. Magari sono cose che li utilizzi una volta sola, ma quella volta ti possono salvare. Qua che cosa succede? Un po' di casino, un po' di controlli, ma a noi ci hanno detto di passare. Siamo a 3 km da Puerto Suarez, quindi dalla dogana. Primo controllo superato, ora è uscito anche il sole, come potete vedere. Dai che ce la facciamo, dai, sempre positivi. Sono le 5:20, ci hanno detto che alle 6 forse chiudono la dogana, quindi ci dovremmo essere, speriamo, perché tanto qua è sempre un terno all'otto. Forse, ragazzi, ci siamo. Benvenuti a Puerto, attenzione, la buca, frontiera con la Repubblica del Brasile. Sono le 5:36, le giornate sempre più corte, doveva essere sereno, invece non lo è. Penso sia qua giù in fondo, c'è semaforo rosso, dovrebbe essere questa qua in fondo, controllo fronterizo, dovrebbe essere questa, migrazione Bolivia. Allora, veloce aggiornamento. Oggi la giornata era iniziata abbastanza bene, ma a metà strada, avete visto, è un po' peggiorata, poi ho dovuto rallentare per stare tranquillo per il Cardano e siamo arrivati alle 5:30, sapevamo che chiudono alle 6. Il problema qual è? Che qua in Bolivia chiudono alle 6, in Brasile, che praticamente è attaccata, chiudono alle 5:30, quindi loro boliviani ci timbravano l'uscita, ma poi non saremmo potuti entrare, quindi niente. Ora ho messo la moto sul cavalletto centrale per vedere se perde meno rispetto a quando sta inclinato sul cavalletto laterale il Cardano, perché con mezz'ora già c'era una piccola chiazza. Non dovrebbe essere un problema importante, perché il paraolio può capitare che con il tempo diminuiscono la perdita, ovviamente da cambiare, però pensiamo positivo e vediamo anche domani mattina. Qua vicino ho visto che vendono l'olio, quindi comprerò l'olio e ogni tanto magari lo rimetto all'interno del Cardano. Ora però bisogna trovare una struttura per la notte, perché qua è una zona un po' sempre zona di frontiera e vediamo quello che ne viene fuori. E niente, ragazzi, come sempre bisogna prendersela con il sorriso e vi aggiorniamo strada facendo. Ci sono diverse strutture qua lungo la via, ne abbiamo vista una un po' più lontana dalla frontiera, andiamo a vedere se al posto è stazionamento privato per la moto. Per il resto, ragazzi, per una notte com'è non ci interessa. Ma è chiuso. L'hotel l'abbiamo trovato ed è chiuso. Altra fortuna oggi. Cioè, ragazzi, non ci credo, aveva anche il garage qua. Vabbè, vai, continuiamo la ricerca. Questo è l'altro hotel. No, è aperto. Forse anche lo stazionamento sicuro. Andiamo a vedere.
il posto ce l'hanno, costa pochissimo e il parcheggio per la moto addirittura è coperto. E questa è fatta. Scaricato tutto, poi vi mostriamo la camera perché qui siamo a livelli del Radisson, circa 20 euro per dormire con la colazione e il parcheggio per la moto. Guardate che sfondo. Ma che bella figura. Mi fermo qua perché è meglio. Vamos a mangiare qualcosa. Vamos. Dopo 10 minuti di cammino a piedi, forse siamo arrivati in un ristorante accettabile. Cena fatta, ora torniamo in struttura. Questa è la strada del ritorno, veramente tanta povertà. Questo è il nostro hotel che sembra un po' quello di Shining, è un po' Shining. Ma torniamo nella nostra stanzina. Abbiamo anche la coperta con le bandiere americane. Adesso a nanna sparati perché domani mattina mi voglio svegliare presto, voglio un attimo togliere il tappo dove si aggiunge l'olio sul cardano per capirne il livello, quanto ne ha consumato. Secondo me pochissimo perché adesso sono tornato alla moto e sotto c'è solo una goccia, però sempre meglio controllare. Sara in silenzio a pregare. Sto studiando. Perché oggettivamente le zone un po' più sperdute, la Bolivia, le zone di frontiera, ma anche la strada che abbiamo fatto da Santa Cruz alla Sierra fino ad arrivare qua, sono zone veramente dove la povertà è a livelli che fa male. Le strutture alberghiere sono quelle che sono, si fa fatica a trovare anche del buon cibo, è difficile vivere qua, è difficile sotto ogni punto di vista. Però ragazzi, fa parte, come dico sempre, di questa vita e come dico sempre, bisogna vedere il bicchiere sempre pieno, no mezzo pieno. Sei d'accordo? Stavo in effetti per dire, questa la sta cantando per me, ma ha ragione, perché sono io quella che fa più fatica e che forse, dico forse, in fondo non si abituerà mai, però mi sto sforzando e ce la sto mettendo tutta. Ma io voglio essere super sincero, secondo me Sara sta facendo anche troppo perché è complicata, perché penso che per una persona, io in primis, abituata a certi standard, gli standard che abbiamo in Europa, vivere qua nella lunga distanza, non di passaggio, dove devi lavorare, dove hai bisogno di un wifi decente, considerate che qua il wifi è lentissimo, dove eravamo ieri sera non prendeva nulla, cioè ragazzi, sono vite per noi portate un po' al limite e tante volte anche nel casco parliamo e diciamo ma come fanno a vivere qua con tutto quello che il mondo ha da offrire. E forse vi dirò di più, il mio resistere, al di là del fatto che è abbastanza inevitabile, è anche in onore agli occhi delle persone che incontriamo. Se ce la fanno loro, che sono esseri umani come me, ce la devo fare anch'io, che sono nata da un'altra parte e non posso permettermi di comportarmi come una viziata di Versailles. Ma basta pensare al discorso della benzina, cioè oggi quei ragazzi che lavoravano al distributore non ci hanno dato la benzina perché sono obbligati a non darci la benzina, noi non ce l'abbiamo presa con loro, tante cose sulla camera non le portiamo perché abbiamo fatto anche una discussione abbastanza animata, mi sono un po' arrabbiato in quanto avevo bisogno di soli 10 litri per poter arrivare fino alla frontiera brasiliana, ragazzi non c'è stato verso, grazie a quel ragazzo che a vederlo sarà nato qua in Bolivia ma sicuramente avrà una storia forse europea, ci ha dato una mano grazie alle taniche che avevamo, abbiamo parlato con la polizia, anche i poliziotti non hanno da far nulla, ci sono degli ordini che vengono dall'alto e in questo momento non bisogna dare la benzina ai turisti stranieri. Questo riguarda solo i distributori privati come nel distributore dove ci trovavamo oggi, altrimenti nella Ipson PFB distributori statali con il TIP, il certificato di importazione della moto che abbiamo, ovviamente devono darci assolutamente per forza di cose la benzina. L'unica cosa che noi notiamo e che è sacrosanta, non è una critica, è il fatto che loro non si ribellino, cioè è dura da spiegare. La benzina sulle taniche viene data, come abbiamo già detto prima, solo dalle 4 alle 6 del pomeriggio e loro pazientemente, senza alzare la testa, senza arrabbiarsi, si mettono in fila per ore e ore e ore, attendono il loro turno senza alzare la testa. E questa cosa per noi che siamo portati, Che un fischi, che un uccello fuori. Noi che siamo portati un po' a volere tutto e subito, che abbiamo da correre perché bisogna lavorare, perché bisogna produrre, perché per noi è abbastanza inconcepibile, anche se accettiamo altre cose senza poter dire altro. Li vediamo così inermi, accettare tutto quello che gli ruota intorno, non possono fare nient'altro d'altronde, però questa loro accettazione
rassegnazione, questo significherebbe che impiegheranno ancora di più a rialzarsi. Nel frattempo sentite questo fischio, credo sia un grillo di enormi dimensioni. Ma sul discorso benzina non è neanche quello che vi abbiamo detto ora, perché bisognerebbe farci un video più puro, in quanto ci sono diverse eventualità in base alla città dove ti trovi, in base al distributore. È molto complicato, abbiamo fatto tanti rifornimenti e in ogni rifornimento la situazione era diversa. Detto questo, con questo bellissimo sfondo azzurro noi vi salutiamo e ci vediamo domani mattina sotto la Tenerona, come già detto. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the